Guardalo, è bellissimo, è iconico e per molte persone questo non è altro che l'intera definizione della parola wargame. E se ti dicessi che in parte ti hanno mentito, perché in realtà quello che tu intendi come wargame non è altro che un dialetto, in realtà la lingua è molto più complesso e nessuno te l'ha mai insegnata. Smetti di essere un giocatore di Warhammer e inizi a essere un wargamer. Allora, non fraintendermi, ovviamente io ho amato Warhammer, amo Warhammer sotto alcuni punti di vista, ci ho giocato, ci gioco tuttora quando capita e la Games Workshop ha creato qualcosa di incredibile portando Warhammer nella casa di milioni di giocatori in tutto il mondo. Però ovviamente sono un'azienda quotata in borsa, quindi quell'impero che hanno creato non è un impero creato soltanto per la gioia di farti giocare, ma per venderti un IP, venderti i modelli e ovviamente venderti tutto quello che è il corredo per far crescere la propria azienda. Non c'è niente di male. Immaginiamo una gabbia dorata. Loro ti vendono i modelli, ti vendono la colla per assemblarli, ti vendono gli strumenti da modellismo, i colori per dipingerli, ti vendono il nuovo manuale in uscita con la nuova edizione, ti vendono l'espansione, ti vendono le carte per tenere nota delle statistiche e così discorrendo, creando un ciclo chiuso, creando una struttura che funziona a sé stante e che funziona molto bene. Questo ovviamente è la loro forza. Diciamo che è come entrare sempre nello stesso ristorante. Tu potresti mangiare qualsiasi tipo di cibo proveniente da qualsiasi parte del mondo, però decidi di mangiare solo nello stesso ristorante. Sai già che cibo aspettarti, però è comodo, è lì, è sotto casa, lo trovi sempre a disposizione. A un certo punto però ti rendi conto di star perdendo la vera cucina e in questo caso la nostra cucina è il wargame. Il wargame ovviamente non è collezionare scatole, è simulazione, è creazione di una battaglia, è tattica, è storia, ma soprattutto non ha un IP e non ha un padrone. Così come i giocatori di ruolo non giocano unicamente a Dungeons Dragons, ma sanno che il gioco di ruolo va oltre il regolamento ed è un mood, è un hobby, è una passione, è un qualcosa che è dentro di noi e che va sempre espansa. Ovviamente molte persone che giocano Warhammer, e anch'io principalmente, lo fanno per la lore, perché la lore è la cosa che tiene imbrigliati i giocatori a Warhammer. Molte persone non giocano neanche a Warhammer perché sanno che la lore li appassionerà e quindi collezionano manuali e dipingono miniature nella speranza di giocare prima o poi. Ma sapete chi crea lore ancora più interessanti degli scrittori di Nottingham? La storia umana. Perché la storia umana è costellata di tantissimi eventi che sono stati di ispirazione sia per i migliori scrittori fantasy della storia, sia per gli sceneggiatori e gli scrittori dei codex di Warhammer 40.000 e Warhammer Fantasy. E ovviamente se vai a trasporre questa cosa all'interno del wargame non combatti più perché il tuo meta è diventato più forte o per trovare la combinazione migliore per vincere l'avversario, ma combatti per scoprire se i tuoi paracadutisti riusciranno a sopravvivere in Normandia. Ovviamente questo non per dire che il regolamento storico sia migliore di alcuni regolamenti con IP, ma semplicemente per farvi degli esempi concreti sul fatto che il wargame va giocato perché sei appassionato di wargame. Qui il regolamento non è il fine, nei regolamenti come Warhammer o anche, io continuo a dire Warhammer, ma anche come altri regolamenti affiliati, altri IP, si gioca molto spesso combo contro combo. Non dovrebbe essere la mia combo funziona di più o il mio esercito è più puntato al fuoco e quindi se tu spari meglio mi puoi distruggere meglio di quanto farei io. Quando parliamo di wargame e parliamo di simulazione, non è più combo contro combo, esercito contro esercito, ma è tattica contro situazione. Se metti una mitragliatrice in campo aperto, muori, il tuo soldato non riesce a reggere l'urto della forza avversaria, ma se lo fai con la consapevolezza che quel soldato può portare a termine un obiettivo cruciale per la narrazione, questo ha un effetto molto più ampio all'interno di quello che è la tua partita di wargame. E non è solo una questione di tiro armatura, di un gioco, di regole, è questione di situazione ed è questione di strategia e tattica. Ok Mattia, mi hai convinto, adesso io voglio provare a fare una cosa diversa con i miei modelli, voglio giocare il wargame, come lo dici tu, un po' più classico, un po' più puro, però ho tantissimi modelli di Games Workshop nell'armadio ancora grigie che vogliono essere giocate. Cosa faccio? Nessuno dice che i modelli che tu hai a casa sono relegati a una specifica IP. Ci sono tantissimi modi per utilizzare i modelli che già avete con giochi detti agnostici, quindi giochi che vi permettono di utilizzare qualsiasi miniatura voi vogliate semplicemente per portare
sul campo una partita di wargame soddisfacente. Vuoi usare i tuoi Space Marine? Usa Green Dark Future di One Page Rule, oppure Xenos Rampant di Daniel Mersey. Sfruttali e utilizzali per fare qualsiasi cosa tu voglia e portare uno scenario interessante sul campo di battaglia, oltre a tutte le IP che ti dicono di giocare a un regolamento specifico. Se invece vuoi provare lo storico ma ti piace la scala eroica perché sei stato abituato così da Games Workshop e da Warhammer, il passaggio più naturale è passare e provare Bolt Action, gioco storico della seconda guerra mondiale della Warlord Games. Ti butta direttamente nella simulazione, ti butta direttamente nella storia, ti tira fuori dal meta e da qualsiasi tipologia di combo tu potresti creare, perché ti mette proprio nella situazione di andare a ragionare quello che stai facendo nello scenario con i modelli a tua disposizione, e utilizza un sistema interessantissimo di attivazione alternata col pescaggio di dadi, andando a diminuire sempre di più la casualità dell'estrazione, in quanto sarà sempre più facile attivare le vostre unità quando l'avversario ha già attivato le sue. Quindi questo è il semplicissimo piano d'azione se vuoi disintossicarti di quei giochi che vogliono concentrarti sull'evoluzione costante del regolamento e vogliono portarti sempre a comprare nuove regole, nuovi aggiornamenti, nuovi modelli. Ovviamente non devi vendere tutto, perché io amo il wargame, non sono un estremista e sono pro al riciclaggio di materiali che abbiamo, perché i modelli, ricordiamolo, sono soltanto degli strumenti nelle nostre mani per creare sempre scenari divertenti e fantastici dei wargame. Passo 1. Il prossimo acquisto che fai, non farlo per inerzia. Sicuramente troverai qualsiasi gioco agnostico con cui tu potrai utilizzare i modelli che già possiedi. Di conseguenza inizia a comprare semplicemente quello che ti serve per procedere nella tua avventura nel campo del wargame, e non perché vuoi fare la combo più interessante del nuovo codex. 2. Cerca di giocare principalmente nei club, perché i club ludici ti permettono di appassionarti con altre persone con la tua stessa ideologia e ti permettono di provare nuovi giochi che li diverte, non semplicemente legati alle nuove uscite del momento, ma che appunto hanno un interesse a essere portati avanti da tutte le persone che sono lì presenti, perché si divertono, che è la cosa migliore. 3. Prova il wargame narrativo, e con wargame narrativo intendo proprio che lasciate perdere i punti vittoria, lasciate perdere come si vince uno specifico scenario a livello di regole, inventatevi voi un obiettivo narrativo che può essere scortare un personaggio importante, che può essere difendere un punto strategico, che può essere conquistare un edificio. Una volta selezionato questo obiettivo strategico narrativo, cercate di portarlo a termine e divertitevi con le regole che avete scelto per il vostro gioco. Ovviamente il nostro obiettivo qui su Wargames per Passione non è dirvi cosa dovete giocare, ma quello che vogliamo fare è farvi capire come è bello giocarlo, perché se vi fermate a nuotare nel vostro stagno non saprete mai quanto è largo e profondo il mare. Ovviamente citeremo ancora Warhammer, ma Warhammer non sarà citato per criticarlo, ma sarà citato principalmente per fare degli esempi concreti su qualcosa che la gente conosce. Quindi se ti piacciono questi tipi di contenuti e sei pronto a uscire da questa caverna che è il mondo del wargame molto di nicchia in Italia, iscriviti al canale e scrivi qui nei commenti qual è quel gioco, qual è quell'ambientazione storica che hai sempre voluto giocare ma che non hai mai avuto il coraggio di approcciare perché hai preferito giocare degli IP più di successo e facilmente rintracciabili. Ovviamente leggo e rispondo a tutti i vostri commenti. Ci vediamo alla prossima e ricordatevi che il wargame è una passione, non una prescrizione medica.